Salve gente, io sono Luca e questo epico video è pensato per le persone che vogliono imparare l'italiano. Più nello specifico questo video è pensato per quelle persone che hanno già acquisito le basi della lingua e della grammatica italiana e che vogliono migliorare il proprio italiano. Su questo canale infatti ho pubblicato centinaia di video su varie espressioni idiomatiche italiane e conto di continuare a pubblicarne. Quindi, se volete migliorare il vostro italiano imparando nuovi modi di dire, vi consiglio di iscrivervi al canale. Detto ciò, in questo video volevo rispondere a una richiesta che mi è stata fatta da uno degli iscritti al canale. Questa persona mi aveva chiesto qualche tempo fa se potessi fare dei video su alcuni modi di dire con il verbo mettere. Uno di questi era il modo di dire mettere in tasca. Allora vi dico subito che ci sono due varianti, c'è la variante col verbo così, mettere in tasca, e poi c'è la variante col verbo riflessivo, mettersi in tasca. Personalmente preferisco la seconda variante, cioè mettersi in tasca, e poi vi spiegherò perché preferisco questa variante, o meglio, probabilmente lo capirete da soli. Quindi cogliamo un attimo l'occasione per ripassare la forma riflessiva del verbo. Se noi abbiamo mettere in tasca sarà semplicemente metto in tasca, metti in tasca, mette in tasca, mettiamo in tasca, mettete in tasca, mettono in tasca, ok? Se poi invece noi abbiamo la forma riflessiva sarà molto banalmente mi metto in tasca, ti metti in tasca, si mette in tasca, ci mettiamo in tasca, vi mettete in tasca, si mettono in tasca. Fin qui nessun problema. Alcuni stranieri che studiano l'italiano tendono a sbagliare il passato prossimo, perché se abbiamo mettere in tasca usiamo l'ausiliare avere, quindi sarà ho messo in tasca, hai messo in tasca, ha messo in tasca, abbiamo messo in tasca, avete messo in tasca, hanno messo in tasca. Se invece abbiamo il verbo riflessivo mettersi in tasca, le forme saranno per i soggetti maschili mi sono messo in tasca, ti sei messo in tasca, si è messo in tasca, ci siamo messi in tasca, vi siete messi in tasca, si sono messi in tasca. Chiaramente se parliamo di soggetti femminili dovremmo usare il femminile, quindi invece di messo e messi dovremmo usare messa e messe. Quindi nel caso dei soggetti femminili avremo mi sono messa in tasca, ti sei messa in tasca, si è messa in tasca, ci siamo messe in tasca, vi siete messe in tasca, si sono messe in tasca. Dal punto di vista del significato questo modo di dire è piuttosto semplice da spiegare. Il modo di dire può essere usato in senso letterale e in senso figurato. In senso letterale, mettere in tasca, mettersi in tasca, fondamentalmente vuol dire prendere qualcosa e infilarlo nelle proprie tasche. Quindi mettere in tasca in questo caso va interpretato come infilare in tasca. Per esempio, se io dico che mi metto in tasca il telefono, cosa significa? Significa che prendo il telefono e lo infilo in tasca, probabilmente nelle tasche dei pantaloni, in una delle tasche dei pantaloni. Certo, non deve essere per forza la tasca dei pantaloni, può anche essere la tasca del giubbotto, la tasca del cappotto, insomma avete capito il punto. Un errore che ho visto che gli stranieri che studiano l'italiano tendono a fare è questo, cioè usano la variante mettere e poi usano il possessivo. Per esempio dicono ho messo nella mia tasca. Ecco, questa non è la variante standard in italiano non si dice così, in italiano si dice mi sono messo in tasca. Certo, uno può sempre dire ho messo in tasca. Questo è accettabile. A me piace più la variante mi sono messo in tasca. Sicuramente la variante ho messo nelle mie tasche è sbagliata. Quindi il significato letterale del modo di dire è chiaro, no? Se qualcuno si mette in tasca qualcosa vuol dire che prende questo oggetto e lo infila nelle tasche. Poi c'è il significato figurato. Cosa significa mettersi in tasca? Significa ottenere un qualche tipo di guadagno, di solito in modo illecito. Non so se conoscete il verbo intascare. Ecco, in italiano c'è il verbo intascare, poi c'è anche la variante intascarsi. Quindi sarà ho intascato e mi sono intascato. Ecco, mettersi in tasca è lo stesso di intascarsi. Se io dico che una persona si è intascata 10.000 euro, per esempio, non è lo stesso che dire
ha guadagnato 10.000 euro, perché comunque si è intascata da una sfumatura particolare, cioè voglio sottolineare il fatto che questa persona ha ottenuto questo guadagno in modo illegale, illecito, o comunque facendo qualcosa di scorretto. Questa sfumatura non è sempre presente, ma di solito è presente. E quindi se io uso questo modo di dire, di solito esprimo una critica negativa nei confronti della persona che ha guadagnato quel qualcosa. Per esempio, io potrei anche parlare di una persona che, non so, prende uno stipendio, facciamo finta, non so, 2.000 euro di stipendio al mese. Se io dico che lui o lei si intasca 2.000 euro al mese, c'è un po' questa sfumatura di guadagna questi soldi, però probabilmente non è che si impegna più di tanto, cioè in un certo senso è un po' come se li rubasse questi soldi. Quindi capite che mettersi in tasca è vicino all'idea di rubare. Rubare in senso stretto, oppure ottenere qualcosa che in realtà non dovremmo ottenere. Un altro esempio concreto potrebbe essere: si è messo in tasca 300 euro per non fare niente. Che significa? Significa che questa persona si è presa 300 euro ma in realtà non ha fatto niente. È come se in un certo senso questi soldi li avesse rubati. Oppure facciamo finta che noi stiamo parlando di una grossa azienda, una multinazionale, no? Avete presente che queste aziende poi hanno dei mega direttori galattici che prendono stipendi assurdi, no? Premi assurdi, o meglio assurdi per le persone normali, no? Commentando lo stipendio di uno di questi direttori potremmo dire, ad esempio: in un anno si è messo in tasca 250.000 euro. Capite che è diverso se io dico si è messo in tasca 250.000 euro e se dico ha guadagnato 250.000 euro, perché ha guadagnato è una forma neutra, invece si è messo in tasca oppure ha messo in tasca esprime una sfumatura particolare, una critica negativa. Non è proprio come dire ha rubato, però l'idea è simile, un po' meno forte di rubare, però comunque si sottolinea il fatto che questa persona non si è guadagnata quei soldi, perché magari se uno critica lo stipendio di questi mega direttori, quello che ha in mente è che secondo lui quella cifra è troppo alta per quello che fanno. Da ultimo volevo dire un'altra cosa: questo è l'uso figurato di mettersi in tasca, no? Prima di fare questo video ho controllato sul dizionario e ho visto che 2 dizionari diversi riportavano anche altri 2 usi figurati che io sinceramente non avevo mai sentito in vita mia. Secondo un dizionario esisterebbe l'espressione mettersi in tasca qualcuno, che vorrebbe dire, sempre secondo il dizionario, raggirare o ingannare qualcuno senza problemi. E facevano l'esempio della frase quello stupido ce lo mettiamo in tasca, e spiegava il dizionario che questa frase vorrebbe dire che questa persona verrà ingannata senza problemi, sarà facile da ingannare, sarà facile da raggirare, sarà facile da fregare. Secondo un altro vocabolario online, invece, esisterebbe l'espressione mettersi in tasca qualcuno, che vorrebbe dire non temere una determinata persona, ovvero il vocabolario faceva questo esempio: quello lì me lo metto in tasca, e spiegava che questa frase vorrebbe dire, in teoria, che la persona che pronuncia questa frase non ha paura di quella persona, dice me lo metto in tasca come se fosse un nemico di poco conto, una persona che non teme affatto, cioè che se uno dice me lo metto in tasca è sicuro di battere quel nemico, comunque è sicuro che quella persona non gli creerà problemi. Allora io sinceramente in vita mia non ho mai sentito nessuno usare l'espressione mettersi in tasca qualcuno e non ho mai sentito questi modi di dire. Ve ne parlo giusto perché li ho letti poco fa su internet, ma comunque sia io questi modi di dire non li avevo mai sentiti in vita mia. Ho invece sentito, e molto spesso, dei modi di dire che hanno significato uguale a me lo metto in tasca, che sono me lo mangio a colazione e mi fa un baffo, punto esclamativo. Cioè, in altre parole, in italiano noi possiamo dire se non temiamo una persona, se non temiamo un determinato nemico, tra virgolette, o rivale o avversario, possiamo dire ma quello lì me lo mangio a colazione, che significa che
non è un problema per me, posso batterlo facilmente, sicuramente non ho paura di quella persona. Allo stesso modo possiamo dire, ma quello lì mi fa un baffo. Il significato è lo stesso, cioè quella persona lì non è un nemico, un avversario, un rivale che mi possa preoccupare. Onestamente non ho paura di quella persona. So di poterlo battere, so che questa persona non mi creerà alcun problema. Quindi ecco, i modi di dire sono due: me lo mangio a colazione e mi fa un baffo. Questi sono modi di dire che io ho sentito spesso. Invece, come dicevo, il modo di dire me lo metto in tasca non l'avevo mai sentito personalmente. Allo stesso modo non avevo mai sentito frasi come ce lo mettiamo in tasca per indicare che una determinata persona è facile da raggirare, da ingannare. Personalmente non vi consiglio di usare l'espressione mettersi in tasca qualcuno perché, come dicevo, poi ci sono persone che come me non l'hanno mai sentita. L'altro uso figurato, quello di cui ho parlato, cioè quello di guadagnare in modo scorretto, quello è comunissimo. Quindi vi consiglio di usare l'espressione soltanto in questo modo. Ecco, questo è quanto. Spero che questo modo di dire vi sia piaciuto e che sia tutto chiaro. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.